Ciao a tutti, in questo video vedremo la nuova funzione di Planner Tracking in Filmora. All'interno di Filmora da diverso tempo è presente il tracciamento che ci permette di analizzare il movimento di un punto specifico dell'immagine per agganciare a quel punto, mentre si muove, degli elementi come dei testi, delle grafiche, eccetera. Recentemente è stato aggiunto anche il Planner Tracking, che è uno strumento più avanzato che ci permette di fare la stessa operazione ma tracciando delle superfici, e questo ci permette di applicare in diverse situazioni questo tipo di tracciamento. Ad esempio per sostituire o aggiungere elementi come cartelloni all'interno di una ripresa, sostituire dei quadri, l'immagine all'interno di monitor o dispositivi, o anche semplicemente aggiungere delle grafiche su delle superfici come possono essere pareti o altri oggetti piani. Vediamo come funziona con alcuni esempi. Immaginiamo per esempio di dover aggiungere un qualsiasi tipo di elemento che possa essere un video o una grafica o un testo all'interno di un'immagine come questa, per esempio per sostituire un cartellone o anche semplicemente per aggiungere un elemento a un cartellone già esistente. Visto che appunto l'immagine si muove e cambia prospettiva, quello che ci serve è il Planner Tracking, che riesce ad analizzare la superficie. Allora prendiamo dalla libreria degli stock media un qualsiasi tipo di grafica o immagine a piacimento. Per esempio prenderò questa semplice grafica già pronta verticale per provare a metterla in questo spazio. Ora il video è molto lungo, quindi vado a prendere solo l'ultima parte, e per attivare il tracciamento dobbiamo cliccare 2 volte sulla clip, andare negli strumenti AI e scorrere finché non troviamo il tracciamento planare. Ci basterà attivarlo, e se non l'abbiamo mai usato possiamo tranquillamente iniziare con quello automatico, quindi clicchiamo sul tasto e vedete che in campo viene inserito questo indicatore, questo frame, che ci permette di decidere quale parte dobbiamo tracciare dell'immagine. Quindi possiamo prendere gli angoli di questo rettangolo e andare a selezionare la parte da sostituire. Ovviamente cerchiamo di essere più precisi possibili e naturalmente dobbiamo partire dal primo frame. Quindi nel mio caso andrò a zoomare leggermente sull'immagine in modo da avere una visione più precisa, e andrò proprio a selezionare, in questo caso non tutto il cartellone perché è molto grande, ma l'immagine, la singola immagine che voglio andare a sostituire. Potendo spostare gli angoli, di fatto ci adeguiamo alla prospettiva del video, quindi dell'inquadratura. A questo punto torniamo nelle impostazioni e selezioniamo l'inizio dell'analisi del movimento. Attendiamo l'analisi, che ovviamente ha una durata variabile in base alla dimensione, tanto questa è una porzione molto grande di immagine, e ovviamente anche alla durata del video. Naturalmente su porzioni più piccole sarà molto più rapido perché dovrà analizzare una porzione più piccola di pixel e di immagine, ma in ogni caso vediamo già dall'anteprima che il nostro riquadro sta effettivamente seguendo il movimento della nostra selezione. A questo punto possiamo intanto controllare quanto è stato fatto, ma vediamo subito già dall'anteprima che il tracciamento è molto preciso, e quindi a questo punto possiamo collegare il nostro elemento. Prima dobbiamo ovviamente metterlo in scena, quindi nel nostro caso dobbiamo tornare dalla libreria, lo andiamo un attimo a inserire, torniamo nelle opzioni di tracciamento e sotto collega elemento ecco che abbiamo una lista di cose. Possiamo importare un elemento direttamente dal computer, aggiungere mosaico, che serve per aggiungere automaticamente l'effetto censura, quindi è una cosa molto comoda che magari vedremo direttamente in un tutorial specifico, oppure possiamo selezionare il nostro elemento, che è questo che abbiamo messo in timeline poco fa. Ecco, vedete che il nostro elemento è stato messo effettivamente in scena, rimane anche tracciato perfettamente. Dobbiamo chiaramente andare a cambiargli le proporzioni e modificarlo leggermente. Quindi andiamo nelle impostazioni base dell'elemento grafico e modifichiamo, ad esempio possiamo modificare la scala adattandola, togliendo la proporzione uniforme al nostro cartellone. Ecco, possiamo vedere che adattandolo prende proprio la forma del nostro cartellone pubblicitario, e se siamo convinti e vogliamo vedere un'anteprima più precisa, possiamo tornare nelle impostazioni del tracciamento planare e togliere la previsualizzazione della nostra guida, quella verde, in modo da vedere il risultato finale prima dell'esportazione. Quindi basta cliccare su questo elemento ed eventualmente, se è necessario, possiamo fare degli aggiustamenti o sul tracciamento oppure banalmente sull'elemento grafico, se magari non lo abbiamo
inserito diciamo in maniera precisa. Nel mio caso potrò modificare leggermente la scala e anche la posizione, perfetto, in modo da lasciare comunque un po' di spazio sui bordi. E dovessimo modificare ovviamente il tracciamento, non dovremo rifare tutto il procedimento da capo, ma ci basterà fare dei piccoli aggiustamenti. Con questa tecnica ovviamente possiamo fare un qualsiasi altro tipo di effetto. Vedremo magari in un tutorial specifico come sostituire gli elementi all'interno di un monitor, magari mantenendo anche le proporzioni giuste della cornice, eccetera, sempre in movimento, ma possiamo anche usarlo per degli effetti grafici. Quindi invece ad esempio di inserire un testo semplicemente in scena, come potremmo fare ad esempio inserendo un titolo di esempio all'interno di questa immagine, qui abbiamo un titolo tra l'altro animato, potremmo disattivare momentaneamente la prima traccia in modo da avere campo libero, decidere ad esempio di piazzare questo testo lungo una di queste pareti o di questi palazzi per dare un senso di prospettiva, o anche semplicemente sul pavimento. A questo punto diventa molto rapido perché ci basterà andare in strumenti, cercare il tracciamento planare, attivare quello automatico e decidere dove effettuare questa modifica. Possiamo per esempio metterlo in prospettiva qui sulla destra, seguendo la forma di questo palazzo. Anche qui facciamo l'analisi e vediamo già dall'anteprima la cosa interessante, che appunto il planar tracking, avendo una superficie, continua a lavorare anche se l'oggetto inizia a uscire fuori dall'inquadratura, come in questo caso. L'anteprima sembra ottima, colleghiamo il nostro elemento, ovviamente dobbiamo riattivare la timeline che abbiamo momentaneamente scollegato, il titolo è questo, lo andiamo a collegare, ovviamente all'inizio non c'è il titolo perché è animato e vedete che appare esattamente in corrispondenza del nostro palazzo. Quindi facciamo renderizzare in modo da vedere un'anteprima fluida ed ecco che abbiamo mantenuto tutto, compreso l'animazione, che viene automaticamente proiettata, diciamo così, sul nostro palazzo. Quindi a questo punto possiamo decidere di usare in maniera creativa veramente in tantissime situazioni questo strumento, molto utile averlo direttamente all'interno di un programma di montaggio senza dover passare da software esterni. Come al solito fatemi sapere se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.